Oggi video molto particolare perché per la prima volta nel canale non sono solo. Oggi c'è un ospite di grandissimo riguardo, una delle persone che ha fatto un percorso molto simile a quello che denoterebbe questo impianto e queste caratteristiche dell'impianto, ma poi ha preso una strada incredibilmente, per la trama del film, molto diversa, spingendosi addirittura alla classe D. Mirko Marogna è cresciuto con Beja Mamura, ha collaborato attivamente con Beja Mamura, non ha solamente ascoltato Beja Mamura. Hanno fatto delle cose insieme e dopodiché le strade si sono tecnologicamente separate per fare qualcosa di spettacolare ma incentrato sullo stato solido e appunto sulla classe D. E l'impianto di Mirko a casa propria a Villafranca neanche ve lo dovrei spiegare perché ormai è diventato celebre in Italia e fuori, ma vi farò vedere di che cosa si tratta. Oggi Mirko è da me perché c'è una recensione in ballo, mi ha portato i suoi apparecchi che già avevo provato nell'altro impianto a Busto Arsizio quando avevo ancora le a cappella e l'impianto aveva già dato prova di incredibili capacità, i suoi amplificatori, la sua sorgente digitale. Qui lo stiamo provando ancora più nel profano, se vogliamo, perché lo stiamo provando sui larga banda da 104 dB di sensibilità e abbiamo dei finali, come dicevo in classe D, capaci di oltre 1 migliaio di watt a canale. E che ci fanno su queste casse? Ci fanno che suonano da Dio, proprio come hanno suonato con le a cappella e forse in maniera ancora più spettacolare qui, alla faccia dei luoghi comuni. Ed è con noi Mirko. Ciao a tutti, E grazie forse dell'ospitalità, come sempre sei gentilissimo, sei cortese ed è sempre un piacere bere un bicchiere con te, che sicuramente è sempre di ottima qualità perché tutti conoscono la tua grande fama di buon gustaio e di enologo, quindi insomma con te non si rischia di andare a casa né con la pancia vuota né con la sete. touché. E dopo diciamo che è sempre un piacere disquisire con te a riguardo di audio perché a parte che insomma sei una persona intelligente e con le persone intelligenti è sempre un piacere condividere proprie idee perché alla fine insomma come ci siamo anche detti poi i risultati di qualsiasi apparecchio rispecchiano le idee di chi le ha realizzate e le idee spesso è bello ed è interessante condividerle perché poi ognuno dice la sua e diventa sempre un motivo di riflessione e si porta sempre a casa qualcosa di interessante quando si ha un confronto con persone come te, insomma, quindi te ne rendo omaggio. Ti ringrazio tanto. Abbiamo fatto una bella esperienza oggi e ad un certo punto abbiamo parlato di una cosa che volevo condividere qui sul canale perché l'ho trovata di una intelligenza rara. Perché spesso, specialmente qui in questo canale YouTube, cerco di parlare alle persone anche di come ascoltare la musica, nel senso di come ricordarsi che un impianto è hi-fi o mi-fi, per così dire, anche a seconda di quanta attenzione poniamo a degli aspetti che non sono soggettivi, ma che sono oggettivi e tali devono essere. E uno dei punti cruciali dell'oggettività sono i timbri, ma anche la prospettiva, se mi passi il termine, di come il suono deve uscire dall'impianto rispetto a come è stato registrato. E tu a pranzo mi hai portato un'osservazione brillante, perché stavamo parlando dei diffusori Audio-Tecne, stavamo parlando di come loro possano suonare solamente ad un volume moderato e di come quindi emulino il tipo di ascolto che si farebbe da in fondo al teatro. Però tu mi hai detto una cosa veramente brillante che vorrei che ripetessi qui adesso, perché mi è piaciuta molto. Allora, come dico sempre, la mia idea è che nella riproduzione dell'audio abbiamo una sola e unica certezza. E qual è questa certezza? La certezza è il supporto che noi andiamo a riprodurre, vinile, CD, musica liquida che sia.
Questa è una cosa certa, è una cosa che non è soggettiva, perché se c'è scritto qualcosa su quella sorgente è esattamente quello che c'è scritto. Alla luce di questo, parlando appunto di quello che potrebbe essere un piacere di ascolto da prima fila piuttosto che da decima, piuttosto che da fondo sala, l'osservazione che ti ho fatto era quella che va valutato come è stata realizzata questa registrazione. E quindi diciamo che nella maggior parte dei casi le registrazioni vengono eseguite con microfoni in prossimità dello strumento e la mia idea è che cercare di riprodurre una registrazione eseguita con strumenti con microfoni in campo ravvicinato e tentare di renderla un ascolto da in fondo al teatro è un po' una distorsione rispetto alla realtà, perché da vicino si percepiscono sfumature che da lontano non è possibile percepire. Anche la dinamica, da vicino c'è una determinata dinamica, da lontano quella dinamica viene scemata e di parecchio. E per questa ragione, se io ho una registrazione fatta in campo vicino e mi dà la sensazione di essere in ultima fila, a mio avviso non è credibile. Non è credibile perché? Perché comunque mi farà sentire tutta una serie di particolari che da lontano non è possibile sentire, con la sensazione di essere lontano. Quindi lo trovo una cosa difforme dalla realtà, perché se sono lontano devo anche non avere la percezione delle microinformazioni, perché altrimenti non sono lontano. Certo. Devo avere quell'effetto che discutevamo, che quando vado in una chiesa e ascolto da molto lontano un coro, quasi il coro non mi arriva dalle teste di chi canta se li guardo, ma mi sembra Assolutamente. arrivare dalla volta della chiesa che lo riflette e me lo manda, e con tutto un riverberato infinito che lo circonda. Mentre se io simulo quella percezione a livello di volume con il realismo, la direttività della ripresa da vicino delle voci, ho un'allucinazione, ho una cosa che non corrisponde a quello che succederebbe se fossi dal vivo, e quindi, proprio come distorcere un timbro, sto distorcendo una sorta di prospettiva sonora. Esattamente, esattamente, proprio così. In effetti, nei casi che hai citato tu, che insomma tutti avranno avuto, o in tanti avranno avuto modo di fare l'esperienza, se si va, a volte si fanno i concerti nelle chiese che comunque hanno una riverberazione veramente lunga, in realtà non sentiamo più l'orchestra, sentiamo i riverberati dell'orchestra. L'orchestra fondamentalmente ci arriva con un volume più basso rispetto alle riverberazioni, quindi noi ascoltiamo riverberazioni e questo, se vogliamo portarci a casa questo suono, deve essere fatto come si faceva in tempi non sospetti, con i due microfoni, quindi la stereofonia fatta a due microfoni, con microfoni posizionati a una determinata distanza dall'orchestra, allora sì che diventa credibile. Perché? Perché a quella distanza già i microfoni, le microinformazioni non riescono più a prenderle. Giusto? E quindi va benissimo con questo tipo di registrazioni avere la sensazione di non essere in prima fila. In Perfetto. caso contrario direi che è una distorsione della realtà. Quindi in questo caso si può dire, per dare un seguito al capitolo su hi-fi versus mi-fi, che anche un audiofilo che non conosce esattamente il momento della ripresa audio, se ha un minimo di competenza, dai suoni che sente dall'impianto capisce come è stata fatta la ripresa, perché se senti un pizzicato in primissima persona stai capendo che il microfono è in faccia alla chitarra. A quel punto, quando hai fatto questa deduzione, non puoi più dire adesso lo ascolto con un filo di volume come se fossi in fondo al teatro, perché sai già che quella registrazione non corrisponde al fondo del teatro, ma corrisponde a 10 cm dalle corde. Quindi anche il tuo volume d'ascolto e l'imprinting che devi dare a quella sessione di ascolto, se vuoi essere coerente con l'alta fedeltà, deve andare di pari passo. Sì, sono perfettamente d'accordo, Perfetto. sono assolutamente d'accordo. Pur di
Allora, è passato qualche giorno dalla visita di Mirko, di Esoteric Pro Audio, il quale mi ha lasciato in prestito questo finale di potenza stereo, con il quale ho potuto fare qualche ascolto successivo per scrupolo, per continuare a fare le mie riflessioni senza avere addosso la frenesia del momento, l'ospite che ti racconta le sue teorie, tu che sei d'accordo con lui e quindi psicologicamente sei portato ad accogliere il suono di quello che stai ascoltando. Tutti delicatezze che comunque sono sicuro che un po' tutti quanti avrete sperimentato a vostra volta. Capita di provare un apparecchio e sull'entusiasmo del momento, perché magari ci sono alcuni dettagli brillanti, fantastici, convincenti, uno pensa che sia il sacro Graal, poi magari ci convive per una settimana o due, un mese e si accorge che gli mancava qualcosa, torna indietro agli altri apparecchi che aveva già e riscopre una musicalità maggiore oppure vatte la pesca. Ora, io pratico questo sport da qualche tempo e quindi credo di aver imparato a prendere le misure anche in tempo reale sul momento di una visita, di un incontro, di un esperimento. Però non si sa mai, quindi l'opportunità non era certamente da negare, da rifiutare e l'ho accolta con piacere. Devo dire che tutto ciò che trovate scritto nella recensione apparsa su Rai Music e di cui metterò il link nei commenti è assolutamente attuale anche a mente freddissima dopo giorni e giorni, dopo oltre una settimana in effetti, dall'esperienza vissuta. Quindi non posso che confermare tutto quello che ho raccontato di questi apparecchi. Non voglio mettermi qui ora a fare una video recensione perché preferisco che la leggiate per iscritto. È online, ripeto, ve la metto nei commenti, quindi ve la andate a guardare con tutto comodo. Quello che vorrei, il tempo del nostro incontro in video, lo vorrei spendere per un ragionamento più sottile che riguarda la correttezza timbrica, che riguarda l'alta fedeltà in realtà, non la correttezza, l'alta fedeltà, riprendendo la falsariga di un argomento già trattato in uno scorso video. Allora, noi abbiamo l'abitudine, purtroppo, noi parlo in generale, non tutti, ma vedo che è molto diffusa, l'abitudine di ritenere colorato il suono che è caldo. Gli audiofili con il passare del tempo hanno iniziato ad associare colorato a calore. Quindi non sono più capaci, parlo sempre in generale, perdonatemi, generalizzo per semplicità di video, non sono più capaci tante volte di riconoscere un colore quando l'impianto è freddo. Sono subito pronti a dire che è colorato se suona eufonico, ma non sono capaci spesso di farlo quando c'è del gelo, quando il colore, che pure esiste, non è virato sui toni del giallo, ma è virato sui toni dell'azzurro. Questo è perché le mode, a mio avviso, e l'estetica sonora dei tempi più moderni, diciamo da dopo gli anni 2000, progressivamente verso i giorni nostri, hanno portato la gente a apprezzare dei suoni iper sterilizzati, dei suoni dove per enfatizzare il dettaglio puntiforme si perde spesso la ricchezza armonica e il suono si impoverisce anziché arricchirsi, ma siccome nella sua povertà rimane fitto di piccoli dettagli puntuti che attirano l'attenzione, che attirano le orecchie, allora si rimane estasiati da questo dettaglio. Il dettaglio, l'olografia, la scena con il fuoco micrometrico. Questi sono tutti valori che se non sono coltivati con la testa e con apparecchi di un certo spessore, sono in realtà dei disvalori che vanno a detrarre, sono dei disvalori che fanno emergere una caratteristica dal vuoto di ciò che c'è sotto. Quindi, nel caso degli amplificatori Esoteric Pro Audio, la sfida brillantemente superata da Mirko era di riuscire a realizzare un'alta fedeltà neutrale, senza malintendere la parola neutrale con asettico, con povero, il solito, insomma, il solito connotato di cui ormai ci siamo capiti, abbiamo capito di cosa voglio parlare. Mirko è riuscito a fare un'amplificazione che ti fa veramente pensare di stare ascoltando quanto c'è inciso,
Prima di tutto perché cambiando disco su disco su disco su disco hai sempre un carattere diverso, quindi significa che stai riproponendo il disco e non ci stai mettendo sopra un velo di colore che tende a uniformarli tutti. Questo è molto importante, è una caratteristica con cui prima si familiarizza e prima si impara a discernere il colorato dal neutrale. Anche quando il colorato non è giallo ma è azzurro, anche quando il colorato rende tutto freddo, perché pure quello, dannazione, è colore. Mirko riesce a fare questo prodotto veramente eccellente, dove si ha una analisi spettacolare del messaggio sonoro, spettacolare nel senso che entri veramente nel dettaglio più recondito di ogni attacco e di ogni micro dettaglio e nella olografia più precisa della scena, senza corrompere la timbrica e senza corrompere la ricchezza armonica dei suoni. C'è tutto, ma è per una volta davvero neutro. Ora, questo ci porta a fare un confronto, volontario o involontario, con queste opere d'arte del nostro buon Sakuma oppure con il Lotex JI300. Devo dire la verità, il Lotex in quanto amplificatore più neutro già di suo rispetto a questo ambiente Sakuma ha meno lati poetici su cui essere confrontato e più lati numerici e cerebrali, e in un confronto numerico e cerebrale questo qui gli dà un po' una pista. Quindi il povero, tra virgolette, Lotex in questo confronto lo mettiamo un attimo da parte. Invece parliamo del discorso Sakuma. Parliamo del discorso Sakuma e diciamo, pensiamo a un Picasso. Noi quando ci soffermiamo davanti ad un quadro, rispetto che ad una parata di fotografie, abbiamo due aspettative diverse. Davanti alle fotografie il nostro cervello va non nell'estetica fotografica, a meno che non siano foto creative particolari, ma va nell'immagine fotografata, nell'immagine di cui ha lo scatto del fotografo. Se la immagina ed entra in quella scena. Quando invece si guarda un quadro magari con tecniche particolari, torno a dire, parliamo di Picasso, quando guardi un quadro di Picasso tu vedi una scena ed è potentissima nel trasmettere sentimento, nel trasmettere caos, concitazione, rabbia, amore, qualsiasi cosa che sia in quel particolare dipinto, ma lo fa con una tecnica che non è quella della fotografia, è una tecnica liberamente espressiva, con sopra una mano d'autore che imprime uno stile. Se devo fare un paragone, dico che i Sakuma cercano di fare questa cosa. I Sakuma cercano di darti il messaggio sonoro con sopra una confezione, un'estetica voluta espressamente da Sakuma. Questo li rende colorati? Sì, ma di un colore che è un colore molto più particolare e complesso della normale aberrazione fatta da un amplificatore mediocre. Questi sono colorati perché perseguono un ideale artistico della riproduzione sonora, sì, ma preferisco avere una colorazione ad arte piuttosto che una colorazione data da errori uno dietro l'altro. Sguaiatamente caldo, sguaiatamente freddo, povero. Questi sono capaci di fare una cosa molto specifica, perché ricordiamo che Sakuma ascoltava il jazz degli anni 50 su incisioni monofoniche dell'epoca e lì l'attenzione andava sugli strumenti, sulla voce. Lui si focalizzava, perché lo scriveva nelle sue poesie e nei suoi racconti, lui si focalizzava su un esecutore e ne decantava il talento cercando di seguire il fraseggio dello strumento, il suo cantato o qualsiasi cosa fosse, a seconda del caso. Facendo questo, i suoi amplificatori, i suoi sistemi cercavano di tirare fuori dal fondale l'esecutore per metterlo in un primo piano perfettamente tattile, talmente vicino da essere lì e poter essere gustato in tutti i suoi contorni vividi, come se potesse saltare su un palcoscenico e mettersi davanti al sassofonista e guardarlo suonare. Questo era, da quello che evinco dai libri, ciò che Sakuma rincorreva. Perciò il colore dei suoi apparecchi
cela la sostanziale differenza tra chi sta facendo qualcosa a ragion veduta e sa perfettamente cosa sta facendo e chi invece colora il suono perché lo sbaglia, perché fa circuiti sbagliati. Sakuma, come Picasso, il quale la critica definisce come un grandissimo tecnico del tratto, lui con una matita in mano aveva tecnica, non era un ubriacone che tirava righe storte e faceva le poi riconosciute opere d'arte. Picasso sapeva perfettamente disegnare, anche se non adottava uno stile di fedele ritratto della realtà. Sakuma per me è la stessa pasta. Sakuma sa perfettamente che cosa sta facendo all'interno di un suo apparecchio e ad arte crea una estrazione degli esecutori dal disco e te la mette nell'aria in una maniera incredibile, ancora più incredibile dopo aver fatto il confronto con loro, che al contrario sono perfettamente fedeli al registrato e se c'era un fondale su cui il fonico aveva collocato tutto quanto, loro te lo fanno vedere con una profondità e una precisione pazzesca. Quando tu prendevi lo stesso disco, quando prendevamo lo stesso disco e lo ascoltavamo qui e qui e poi lo ascoltavamo lì, caspita, da lì sembrava un altro master. Sembrava proprio che il fonico avesse fatto un altro lavoro, prendendo ad esempio il cantante, faccio un esempio di Fabrizio De André in un bellissimo album con la marcia nuziale, e praticamente tu lo vedi uscire proprio dal fondo, te lo trovi 2 metri avanti, è incredibile la differenza, però caspita saperlo fare. È chiaro che questo comporterà che tutti i dischi passeranno sotto la mano di questo artista che ne darà la sua interpretazione, in un certo senso uniformandone leggermente la resa e quindi ci discostiamo da un canone di alta fedeltà strenuo, perché laddove metti una mano costante su ogni disco stai distorcendo quella che è la diversità tra un disco e l'altro, è chiaro. Però lo fai per uno scopo nobile e lo fai con una consapevolezza e un risultato incredibile che non può che lasciarti a bocca aperta. Quando però usciamo da questo ambito pittorico della riproduzione musicale e ne vogliamo uno più hi-fi, niente, non c'è che dire. Vi rimando di nuovo alla recensione su ReMusic perché questi oggetti sono incredibili e io rinnovo i miei complimenti a Mirko Marogna per aver sfidato i preconcetti o le abitudini della scuola giapponese che prevede il classico triodino attaccato all'alta efficienza. Mirko attacca questi amplificatori da centinaia di watt in classe D, centinaia o migliaia nel caso dei mono che arrivano a 1400 watt su 8 ohm. Lui li attacca ai driver Ale da 120 dB di sensibilità sulle sue trombe a 8 vie. Un lavoro che a tutti i puristi dell'hi-fi, del sollevante, guardano con sospetto, ma vi assicuro che se andate da Mirko e ascoltate quelle 8 vie con gli Ale e varie altre tecnologie e con 8 di questi, vi spaventate. E quindi chapeau Mirko per aver intrapreso una strada coraggiosa e diversa e aver sfornato un prodotto così maturo. Una coppia di finali mono tra qualche tempo sarà qui con me e rimarrà in questo impianto, perché secondo me la parte tecnologica di questo impianto merita questo tipo di prestazione. A presto.